Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche generali per la seconda parte del 2024. Abbiamo la carta della stella. Amici del Sagittario, di solito quando c'è la stella si parla di nuovi obiettivi, di nuove idee, nuovi punti d'arrivo e giustamente per ottenere nuovi obiettivi è come se maturasse una nuova speranza. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso volete completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente o il segno lunare. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, il link alle previsioni del primo semestre e il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene. Abbiamo una regina di bastoni, la temperanza, 6 di bastoni, 4 di bastoni, fante di bastoni, tanti bastoni ragazzi, tanto fuoco, giudizio e 3 di coppe. Potrebbe essere una sorta di trasformazione a livello personale o come l'idea che si arriverà ad un certo tipo di obiettivo, di risultato, di successo proprio. Abbiamo un 6 di bastoni, che è proprio la carta che rappresenta il successo, la fama, il riconoscimento, gli obiettivi coronati proprio. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Sacerdotessa. Eremita. Che interessante ragazzi, qui ho come la sensazione che qualcuno smetterà di arrangiarsi da solo, nel senso che potreste anche decidere di iniziare un certo tipo di percorso di studi, un percorso di guarigione, perché abbiamo sia la temperanza che l'eremita, è come se vi foste un attimino stufati di come vivevate la vita prima. Quindi qui è proprio un momento di riflessione. Adesso andiamo a vedere la temperanza. È un momento di introspezione dove state cercando di capire, o meglio, il prossimo semestre cercherete di capire che cosa non risuona più con voi. Proprio perché con questa temperanza si cerca di andare verso un equilibrio, verso la guarigione. Qui qualcuno potrebbe avere una ferita da dover riemarginare, 3 di coppe. Potrebbe essere qualche questione anche legata agli amici o dei fratelli, a degli affetti, diciamo. Figli potrebbero essere con il sole o fratelli. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Allora,
Mm. Dunque, per i 6 di bastoni, re di pentacoli, 2 di spade, ho come la sensazione che ci sia anche qualche tema ehm, legato probabilmente o all'economia o a un qualche tipo di gestione nel quotidiano. Però ho come la sensazione, ragazzi, che se è un percorso di studi, quello che inizierete qui, se è un qualche tipo di approfondimento su qualche tema, devo dire che arriverete alla conclusione, al, ho come la sensazione che qualcuno potrebbe effettivamente arrivare all'obiettivo, ma non avere completamente la materia sotto mano, cioè arrivare alla fine del percorso di studi, ma non avere ancora la materia sotto mano e quindi vi si creano come dei dubbi. Ma state tranquilli perché quando uno finisce un percorso di studi non ha mai la materia completamente sotto mano, ci vuole un po' di pratica, un po' di esperienza, perché poi attraverso le prime pratiche e esperienze uno va a riprendersi i punti in cui si sente un po' carente e si completa la formazione lavorando sostanzialmente. Andiamo a vedere il 4. Ok. Allora abbiamo un 8 di coppe, scusate, 8 di pentacoli e un re di coppe. Allora, quello che devo dirvi è che raggiungerete un qualche tipo di stabilità. Mi andrà ad avere una carta per l'otto, qualche tipo di accordo. Qui abbiamo un 2 di coppe e un 6 di spade. Allora, secondo me potrebbe anche essere una questione lavorativa per qualcuno, diciamo il movimento principale del periodo dell'anno prossimo, del prossimo semestre. Così lo vedete un po' meglio forse. Andiamo a vedere il fante. Perché effettivamente avete tanti bastoni, quindi c'è un qualche tipo di movimento a livello personale. Per qualcuno potrebbe essere il raggiungimento finalmente dell'acquisto di una casa o cose di o anche semplicemente trovare la casa ideale. Allora abbiamo una ruota della fortuna e un fante di pentacoli per questo fante di bastoni. Allora, qui ci potrebbe essere qualche questione legata di nuovo ai figli, mi viene di nuovo da dire. O, ragazzi, sento come se mancasse l'entusiasmo per qualcosa. Qui di nuovo mi ritorna il corso di studi, con questo fante di pentacoli. Probabilmente vi manca l'entusiasmo per mettervi a studiare. Se non è l'entusiasmo potrebbe essere il tempo, potrebbe essere i soldi anche per qualcuno che non avete da investire per questo nuovo percorso di studi. Però vi dico, potrebbe essere che qualcuno effettivamente si indebiti, eh. Ragazzi, le letture poi sull'economia e il lavoro, sulla crescita spirituale e poi sull'amore le pubblicherò più avanti, quindi se non le volete perdere iscrivetevi e attivate la campanella. Però qui molto mi parla di lavoro, un altro asso di bastone, cioè un altro bastone. Sì, è come una nuova iniziativa, è come se doveste mettere in pratica, perché credo che qualcuno qui abbia studiato tanto, come vi dicevo, c'è come il raggiungimento dell'attestato, ma poi non si concretizza e la cosa è come se non diventasse stabile. Qui sento che avete come bisogno di un supporto. Primo, capire che intenzioni avete. La stella è qui per dirvi puntate un obiettivo, cosa vuoi dalla vita, cosa vuoi da questo lavoro, cosa vuoi da questo percorso di studi. Guardate, avete anche la carta del giudizio, questa la lascio qua, guardate.
Tiriamo 2 carte per il giudizio perché qua quante? Si parla di risveglio. Allora abbiamo imperatrice, fante di bastoni un'altra volta e 7 di coppe. Ragazzi, allora, qui si aprono una serie di possibilità. Tenete presente che la carta del giudizio può chiamare sia di risveglio spirituale, quindi come una comprensione da un punto di vista più ampio, ma fa anche riferimento a una chiamata che può essere di tipo fisico, quindi la classica telefonata, o di tipo spirituale, quindi la chiamata al servizio. E considerato che anche qui abbiamo la stella, per molti sarà il secondo caso. E tutto questo percorso di studi, di lavoro su voi stessi che state facendo in questo percorso di guarigione, vi permetterà di aiutare poi gli altri, di trovare una vostra stabilità, ok? All'interno delle relazioni. Anche se le relazioni non sono quotidiane, anche se sono, non so, lavorate da casa, ipotesi, riuscirete comunque ad instaurare delle ottime relazioni. Sento grazie a tutto questo percorso che avete fatto. Vi dico, manca un pochettino di entusiasmo, probabilmente si tratta di fare qualche cambio un po' troppo impegnativo. Per qualcuno è una situazione inerente fratelli o figli, questo tipo di percorso che è un momento di studio, un momento di, diciamo, stasi e ottenimento dei risultati e poi c'è come una sorta di lavoro sulla stabilità, mi viene da dire. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Però qui si aprono un sacco di possibilità, eh. Se state aspettando qualche chiamata importante con questo giudizio potrebbe arrivare. Vedo comunque che ci sono tante cose nelle quali vi potete buttare. Allora abbiamo un 2 di pentacoli e la regina di coppe, qui avevate il re di coppe. Io sento che ce la farete a gestire più cose nello stesso tempo. È vero che ci saranno alti e bassi, però ho anche la sensazione che riuscirete a creare un po' questa unione, questa stabilità, questa sintonia che sia di coppia o che sia di un gruppo, perché qui comunque ho diverse volte il 3 di coppe, c'è la carta dei figli. Quindi qualsiasi sia la vostra situazione, qui ho la sensazione che ci sarà come una comprensione di come poter rendere stabili e armoniosi o le relazioni che avete o una determinata situazione. Qui potrebbe esserci anche un momento eureka, un momento di presa di consapevolezza o semplicemente un qualche tipo di illuminazione di idea o di azione con questo asso di bastoni che potrebbe portarvi, io vi dico, a crearvi nuove possibilità di conoscenza. Potrebbero essere nuovi amici, potrebbero essere, ragazzi, nuovi figli. Ve lo dico perché avete sia l'imperatrice che la regina di coppe, che in questo mazzo è proprio rappresentata come una donna incinta, e siccome anche il 3 di coppe potrebbe parlare di figli, e attenzione perché se quello è il vostro caso potrebbero essere gemelli. Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Gemelli o anche 3. Se state... Aspettate un attimo. Se c'è qualcuno che sta attraversando un percorso di inseminazione assistita, ragazzi, potrebbero essere 3 i bambini che arrivano. Prendete sempre con le pinze quello che vi sto dicendo, perché io leggo solo energia, poi vi consiglio eventualmente di approfondire con la prossima lettura sull'amore e gli affetti, con il vostro ascendente, di incastrare le letture. Non fatevi troppo condizionare, ok? Da quello che dico io perché siete in tanti. Andiamo a vedere Osho. Intensità. Di nuovo un cavaliere di bastoni e il condizionamento, eccolo lì, il diavolo. Cosa vi condiziona? Beh, spero che non vi condizioni la lettura. Guardate, la mente è potentissima. Ci sono degli studi che dicono che noi usiamo tipo il 3, il 4% di tutte le facoltà, le potenzialità della mente.
e noi non ci rendiamo conto di quanto ci condizioniamo, siamo noi stessi che condizioniamo noi, proprio per magari dei ruoli, magari dei modi di pensare, e qui avete le credenze limitanti e con il 6 di spade c'è la necessità di andare verso un territorio più tranquillo, più calmo, cioè più armonioso, ma è quello che andrete lavorando. E vedo sì, vedo l'intensità, vedo la passione, vedo... Allora, per qualcuno vi dico quello che sento. Sento che ci sarà un problema specifico con un figlio in particolare, cioè ci saranno proprio dei problemi di... non proprio di comprensione, di convivenza più che tutto. Mm? Va bene, andiamo a vedere una meditazione di Findorn, che sono messaggi canalizzati fondamentalmente e che arrivano da Dio. Se per caso non credete in Dio, potete sostituire la parola Dio con la parola Madre Terra piuttosto che Universo o con il nome dell'entità in cui credete. Ok. Senti la mia vita fluire e vibrare attraverso il tuo intero essere, rinnovandolo, ristorandolo, unificandolo. Giacché la mia luce riempie la tua mente, sii consapevole della chiarezza del modo di vedere che ti libera da ogni dubbio e da ogni confusione, dissipando le tenebre. Giacché il mio amore ti riempie il cuore, l'amore fluisce attraverso di te, ricadendo su tutto ciò con cui entri in contatto. Tutto è uno, tutto è unità. Ma sì, ma infatti vi dicevo, è come se ci fosse il creare un senso d'unione qui. Goditi ogni attimo della vita, perché la gioia dell'amato colma le anime e ci benedice con il riconoscere il giusto valore al dono stesso della vita. Scopri la gioia del tuo lavoro, nei momenti di quiete e nel tempo libero, nei momenti che trascorriamo insieme. La gioia ci colma di forza e ci consente di fare quanto va fatto con entusiasmo e ottimismo. La gioia guarda al di là delle apparenze, al meglio in ogni esperienza e in ogni risultato. Bellissimo messaggio. Ragazzi, io spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Se vi è piaciuta potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Vi dico ragazzi, se volete dare un'occhiata ai temi trattati nella sezione degli abbonati, potete farlo guardando le playlist con la copertina lilla, i titoli sono visibili. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un secondo semestre 2024 splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!